io qui che ho finito la stagione di docenza, mi chiedevo, dato che devo installare su questo portatile, su altre cose, devo installare varie cose, ho fatto le chiavette multiboot per fare tutto questo, ho detto, ma perché calarsi, rischiare un infortunio per prendere un cassettino pieno di USB? Quanto puoi crearti un server PXE e con questo caldo cominciare a sbattere la testa un po' qui, un po' là per farlo funzionare? Andiamo a vedere com'è finita. Per prima cosa accertiamoci che sul nostro router abbiamo l'opzione che adesso vi mostro. Io su OpenWRT vado su Edit delle interfacce. In Advanced Settings non trovo l'opzione che mi serve, ma su DHCP Server e Advanced Settings trovo quel DHCP Options. Questo è un prerequisito. Se non abbiamo questa opzione, mi sa che non riusciamo a fare niente. Passiamo su Proxmox, andiamo a scaricare il template di Ubuntu. Quello che vado a trovare è la 2204 standard, che è più compatibile. Questo scaricherà il template non per la macchina virtuale ma per il container. Creo il container, gli do un nome, metto la password di root e poi opzioni abbastanza standard. Qui seleziono il template, 10 giga di disco e poi indirizzo IP, gateway e cose fondamentali per settarla. Gli do l'indirizzo 192.168.1.10, così capisco che quello è il template del PXE server. Se volete mettete anche il DNS, altrimenti potrebbe essere inutile. Andiamo avanti. Finiamo in pochi secondi, creiamo il nostro container perfettamente funzionante. Avvio il container appena creato, in pochi secondi si attiva perché è veramente veloce. Metto nome utente e password e la prima cosa che faccio è update e upgrade, perché questo ci elimina tanti mal di testa che ci potrebbero venire e cominciare a sbattere la testa sul primo spigolo che vedete. Quindi update e upgrade e opzione meno y, che è sempre bello vedere le cose che scorrono a video. Finito questo si parte con la magia, comincio ad installare le cose che servono. Quindi TFTP, questa estensione che poi trovate sotto in descrizione, ed Nginx, che serve perché è il nostro web server di appoggio. Controllo che funziona con il system CTL status sia del TFTP e sia dell'Nginx. Se tutto funziona, andiamo avanti ed installiamo quello che serve nella prima parte per installare i sistemi Linux, nella seconda parte per installare i sistemi Windows. Quindi PXE Linux, SysLinux, Common e Grub per la parte di Linux, EFI e AMD64 per la parte di Windows. Vi rimando alla documentazione per ulteriori informazioni e continuo a creare le cartelle base che servono per le installazioni dove andare a mettere i file. Sono quelle che vedete a schermo, quelle che trovate in documentazione. Da qui il sistema andrà a pescare i file che servono. Per i primi tentativi per l'installazione di Linux copio sul sistema da USR lib PXE Linux, copio su TFTP BIOS, in modo che i sistemi che hanno BIOS possono funzionare andando a leggere dalla cartella BIOS. Copio anche i restanti file di esecuzione che devono essere copiati. Il BIOS è il vecchio sistema di avvio, ancora presente su hardware datato. UEFI è lo standard moderno. Il nostro server PXE supporta entrambi. OpenWRT riconosce automaticamente quale tipo di client si connette tramite l'opzione client ARC nel DHCP e gli serve serve il bootloader corretto. Quindi noi qui stiamo andando a creare le cartelle di appoggio. Dopodiché all'interno di etc default tftpd andiamo prima a controllare che ci sia la directory srvftp e poi andiamo a riavviare il sistema o il servizio. Cominciamo a controllare se Nginx funziona. IPA e vado a vedere l'indirizzo del server, copio e incollo e non funziona. Vado a crearmi la struttura del sito
del web server Nginx. Nei available site vado a mettere il PXE che poi vado ad abilitare con un link simbolico. Incollo la struttura base e abilito con il link simbolico. Riavvio ancora l'Nginx, non funziona ancora, creo un file di test per vedere se funziona e non funziona ancora, vado a eliminare con rm il default site, riavvio il servizio e voilà, tutto sembra funzionare. Che manca? Che manca? Cominciamo a popolare la cartella ISO all'interno di Nginx, quindi della var www, html, eccetera, eccetera. Lo prendo con Buget andando sul sito, tasto destro, copia link, buttandolo in Buget. State attenti a quanto avete fatto grande il container. Io ci ho messo 10 giga, poi mi sono accorto e l'ho portato a 20. Operazione che si può fare a caldo, che poi porterò a 50, che poi porterò a 1000, che poi mi servirà un server dedicato, ma fa niente. Scarico un po' di ISO, alla fine scelgo la Debian 13, cancello tutto, ne lascio solo una. Col comando mount-loop praticamente andiamo a dire a Linux che deve prendere la ISO che è contenuta in quel percorso che vedete, fingere che sia un disco reale. Il loop device è un dispositivo virtuale che fa da tramite e praticamente dice monta questo file ISO su MNT come se fosse un CD inserito nel lettore. Poi tramite l'utility 7zip estraggo tutto con l'opzione X mantenendo la struttura del file, directory di destinazione, attenzione che la O è attaccata come avete visto sbagliato, e quindi ricreiamo tutto il percorso. Abbiamo estratto il DVD all'interno della cartella MNT. Copio la directory VM Linux in Debian e copio anche la directory initrd.gz all'interno sempre della directory su tftp Debian. Poi vado all'interno di srvftp bios pixel linux config default dove vado ad incollare le label e quindi quello che vedrò quando avvierò il PXE. In questo caso vedrò l'etichetta Debian 13 linkata all'avvio di Debian 13. Adesso dobbiamo dire a OpenWRT che deve puntare a questo server. Ce ne andiamo dentro Network Interface Edit o comunque andate a trovare l'opzione sul DHCP server, l'opzione DHCP Options. In questa opzione mettiamo 66, l'indirizzo IP del nostro PXE 192.168.1.10 più l'opzione 67, il PXE Linux perché andrà ad avviare un sistema Linux. Vado a creare la macchina virtuale di test, ve la lascio senza commento. L'unica cosa a cui dovete prestare attenzione è l'avvio di boot attraverso l'interfaccia di rete. Dalla macchina virtuale option boot order e qui andate a tirare su la net 0 come la chiama lui, la tirate su in prima opzione per fare l'avvio attraverso la rete. Start e vediamo se funziona. Se fosse un sistema normale non virtuale voi dovete mettere l'avvio da rete attraverso il BIOS o attraverso il sistema di controllo. Vedete che la schermata che vedete è quella delle label che abbiamo configurato e qui possiamo far partire solamente la Debian 13. Vedete sotto che sta caricando le immagini che avevamo messo noi, la IMG, GTR, eccetera, eccetera. Da qui parte l'installazione della Debian che va a prendere attraverso la rete. Quindi abbiamo ricreato un mirror di questo sistema, un mirror di questa distribuzione all'interno della nostra rete. Ok, penso che da qui posso stoppare perché il test è andato avanti, ha funzionato. Valeva la pena fare la chiavetta? Ma ovviamente sì, ma ci metti 5 minuti. Ma era più divertente fare una chiavetta? Ovviamente no. Non sono ancora esperto della situation, devo fare altri test, devo anche capire come installare Windows, come deviare, perché la domanda che mi faccio è anche
se c'ho Windows, come faccio all'interno di OpenWRT a deviare? Vabbè, ma questi erano test. Continuerò a fare i test. Se vuoi rimanere con me mentre faccio altri test, ti faccio altri video. Se vuoi un tutorial, scrivilo. Vedi tu quello che scrivi nei commenti, quello ti faccio. Tieni presente che prima lo scrivi meglio è, perché se faccio dei test li devo registrare. Ciao!